Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa fresina con nodo celtico. Questo intreccio si chiama nodo celtico. Io ho usato dei colori molto vistosi, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di colore. È molto semplice da realizzare, andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 3,5 mm. Mi raccomando, per le presine utilizzate sempre il filo in cotone perché è ignifugo. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare e faccio il mio cappietto. Come potete vedere, io sono andata a triplicare il filo. Sul mio canale trovate come triplicare un filo, è facilissimo, altrimenti ve lo metto in alto. Ora inizio facendo 43 catenelle, quindi faccio passare il filo all'interno dell'asola. Prendo il filo e lo faccio passare all'interno dell'asola. 3, 4, 5, 6. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Terminate le 43 catenelle, ora vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Ora vado a fare 4 maglie alte, praticamente getto, vado a saltare 1, 2, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, entro nella quarta, quindi 1, 2, 3, 4, entro e faccio la mia prima maglia alta, chiudo 2 e chiudo 2. Ora proseguo, quindi 1, 2, 3, 4. In totale quindi ne devo avere 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ora nel prossimo punto vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, quindi entro, prendo il filo, faccio la prima maglia alta, 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3. Nel punto che segue vado di nuovo a fare 3 maglie alte nello stesso punto. Nel frattempo triplico il mio filo, quindi entro nel punto che segue e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vedete, così si viene a formare la curva. Ora vado a fare 20 maglie alte, una in ogni punto. Qui ho un nodino. Ora nel punto che segue vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3. Nel punto che segue vado a fare sempre 3 maglie alte nello stesso punto, 1,
2, 3. Ora vado a concludere con 15 maglie alte lavorate una in ogni punto. Terminate le 15 maglie alte, ecco che si viene a formare in automatico un ovale. Vado ad entrare nella terza catenella che rappresenta la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Naturalmente con ago e filo vado ad unire anche questo pezzetto, non ci deve essere nessun buco. State tranquilli perché la parte di chiusura la andiamo a nascondere e quindi non si vedrà. Nel giro 2 inizio facendo 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3. Ora vado a fare 4 maglie alte nei prossimi 4 punti, quindi entro normalmente nel punto, 1, 2, 3, 4. In pratica devo avere di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Ora nei prossimi 6 punti vado a fare 6 aumenti, significa 2 maglie alte in ogni punto per 6 punti. Quindi entro nel primo punto, faccio una maglia alta, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia alta. Questo è un aumento. Nel secondo punto faccio un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, nel terzo punto stesso procedimento, 1, entro nello stesso punto, 2. Praticamente in totale alla fine dovrò avere 12 maglie alte lavorate. E ora vado a fare 20 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, e ora vado di nuovo a fare 6 aumenti di maglie alte, quindi entro nei prossimi 6 punti e faccio 2 maglie alte in ogni punto, per un totale di 12 maglie alte lavorate. 1, entro nello stesso punto, 2, vado a triplicare il mio filo, entro nel secondo punto, 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo così facendo tutta la curva. E ora vado a concludere il giro con 15 maglie alte lavorate una in ogni punto. 1, 2, 3. Terminate le ultime maglie alte, vedete il giro è completato, vado a fare una maglia bassissima qui nella terza catenella. Una catenella di sicurezza e vado a tagliare.
Ora la parte iniziale vado a contare 1, 2, 3 catenelle e vado ad unirla con ago e filo. Poi se volete chiudere questi buchi antiestetici basterà fare un zig zag così. E lo stesso procedimento vado a fare con questo filo, lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Così al termine l'inizio del lavoro e anche la fine sarà un pochino meno visibile. Gli ovali chiusi ne vado a fare 2, i colori decideteli voi. Ora andiamo a fare gli ovali aperti da intrecciare. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio facendo una X. Vi ho fatto vedere così 2 modi per fare il cappietto. E vado ad avviare 46 catenelle. 1, 2, 3, 4. Ora terminate le 46 catenelle, vado a entrare nella quarta e vado a fare la prima maglia alta, quindi getto, conto 1, 2, 3, 4, entro e inizio a contare 4 maglie alte. Nel mio caso vado a triplicare il filo. 1, 2, 3, 4, quindi in totale devo avere 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Ora vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto per creare la curva. Quindi 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3. Nel punto che segue vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3. Nel mio caso vado a triplicare il filo e vado a fare 20 maglie alte, una in ogni punto. Ora vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto, 2, entro nello stesso punto, 3, nel punto che segue di nuovo 3 maglie alte, 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3 e vado a concludere con 15 maglie alte lavorate una in ogni punto.
terminate le 15 maglie alte mi sono andata a fermare e di ovali lasciati aperti, come potete vedere, ne sono andata a fare 2, eccoli, vedete, sono praticamente aperti, 1 e 2. Ora vi faccio vedere come intrecciarli e come terminare il lavoro. Ora vado a posizionare gli ovali chiusi così, vedete, eccola la chiusura, questa è la chiusura, la vado a posizionare quindi sulla stessa riga. Poi vado a prendere gli altri colori, ad esempio prendo l'azzurro, questa parte, questa piccola, la vado a passare qui, così già la chiusura resta invisibile. Poi la vado a far passare sopra il verde, al centro del verde, così. Poi lo vado a far passare sopra al rosa, così, sotto quello rosa, così. Li vado ad unire bene. Così. E di nuovo qui gli passa sopra, sotto, e di nuovo sopra, e poi vado a passare dietro a quello verde. Ora ve lo faccio vedere meglio, Cerchiamo di rendere tutto un pochino più chiaro. Allora, sono partita da qui e l'ho messo sotto al verde. Sono passata sopra al verde, poi sono andata a passare sotto al verde, sopra al rosa e poi sotto al rosa. Ho fatto il giro, sono passata sopra al rosa, sotto al rosa, sopra al verde e vado a finire sotto. Ora lo vedete tutto un po' aggricciato, però una volta finito vedrete che risulta molto carino e ben disteso. Ve lo lascio per qualche secondo, almeno potete guardarlo meglio e capire come metterlo. Ora, arrivata qui, vado a girarmi così, vado praticamente a piegarlo, perché devo unire praticamente queste due parti. Quindi tolgo il marcatore e vado a fare una maglia bassissima sulla terza catenella. Quindi 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Ora riprendo il giro che segue, inizio con 3 catenelle che rappresentano la mia prima maglia alta, 1, 2, 3 e vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto, quindi entro in ogni punto e faccio una maglia alta, chiudo 2 e chiudo 2, 1, 2, 3, 4. Ora nei prossimi 6 punti vado a fare un aumento in ogni punto, quindi 2 maglie alte in ogni punto precedentemente lavorato, ripetuto per 6 punti, quindi in totale 12 maglie alte. 1,
entro nello stesso punto, due nel punto che segue, 1, entro nello stesso punto, 2 e proseguo così per 6 punti. Fatto tutto il giro, vado a proseguire con 10 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi fermo, metto il marcatore perché vado a sistemare la situazione, altrimenti vedete inizia ad aggrovigliarsi tutto. Prendo il gomitolo e lo faccio passare sotto qui. Poi vedete, così sto mettendo tutto in ordine. Poi vado a sollevare questo e proseguo con 10 maglie alte, una in ogni punto. Quindi tolgo il marcatore e proseguo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi fermo, vado di nuovo a mettere il marcatore per bloccare il mio lavoro. E vado di nuovo a sistemare. Prendo il gomitolo e lo faccio passare. Ok, vedete, mano a mano cerco di sistemare il lavoro, altrimenti dopo tutto insieme mi trovo in difficoltà. Ora tolgo di nuovo il marcatore e vado a fare nei prossimi 6 punti 6 aumenti, quindi 2 maglie alte in ogni punto. Devo avere in totale 12 maglie alte lavorate. Quindi 1, entro nello stesso punto, 2, questo è il primo aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, questo è il secondo aumento, proseguo così per 6 punti. Ok, sono arrivata qui, vado a fare 7 maglie alte, una in ogni punto,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, metto di nuovo il marcatore, potete anche non metterlo, il marcatore, sistemo bene il lavoro, prendo il gomitolo e lo faccio passare. Faccio così, sposto praticamente la parte rosa, tolgo di nuovo il marcatore e vado a concludere con 8 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3. Terminata tutta la riga, faccio una maglia bassissima qui sulla terza catenella. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Una catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo, ora qui conto, questo è l'inizio se ricordate, 1, 2, 3, entro e faccio passare anche questo filo e poi, come ho fatto per il filo rosa, vado a nascondere i fili all'interno del lavoro. Quindi sistemato l'azzurro, vado a fare lo stesso identico procedimento con il giallo. Quindi partendo da qui vado a mettere la parte iniziale sotto al verde, poi passo sopra, vado a passare sotto al verde, sopra al rosa, sotto al rosa, faccio il giro, passo di nuovo sopra al rosa, sotto al rosa, e sopra al verde. Ora lo sistemo e ve lo faccio vedere qualche secondo di modo che possiate capire bene il giro. Quindi sono partita da sotto al verde, da qui. Sono andata a passare sopra al verde, di nuovo sotto, sopra al rosa, sotto al rosa, faccio il giro, passo sopra al rosa, sotto al rosa, sopra al verde, vado a passare dietro al verde da dove andrò ad iniziare. E vado a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto con l'azzurro. Se volete lo iniziamo insieme e poi lo proseguite. Volendo tornate indietro nel video e fate lo stesso procedimento. Quindi faccio così,
tolgo il marcatore, vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella che rappresenta la mia prima maglia alta, 1 2 3, entro e faccio una maglia bassissima. Ora inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta del secondo giro, 1 2 3, e vado a fare 4 maglie alte nei prossimi 4 punti. 1 2 3 4. Per il resto del giro sapete come proseguire. Arrivata qui devo andare a bloccare praticamente tutto il lavoro, altrimenti queste parti si muoveranno sempre. Quindi vado a cercare i 6 aumenti che avevo fatto sul secondo giro. Eccoli. 1 2 3 4 5 6. Questi sono i 6 aumenti, quindi io vado a saltare i primi 3. 1 2 3 e vado a entrare qui nel quarto. Vedete? Sono 1 2 3, io sono entrata nel quarto. Quindi prendo il filo, inizio facendo un cappietto, io nel mio caso l'ho preso bianco, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella. Adesso vado a lavorare 7 maglie basse, una in ogni punto. Quindi entro, prendo il filo e inizio a contare 1 2 3 4 5 6 e qui ho terminato gli aumenti. 1 2 3. Vado a lavorare il punto singolo, insomma, che non fa parte dell'aumento. E 7, li contiamo, sono 1 2 3 4 5 6 7. Ora in pratica vado a saltare su quest'altro colore. Vado di nuovo a trovare gli aumenti, quindi eccoli: 1 2 3 4 5 6. Io vado a partire prima qui, ve lo faccio rivedere, vedete? 1 2 3 4 5 6. Io vado a partire il punto prima. Nel caso non fossi stata chiara nella spiegazione, praticamente io ho i 6 aumenti, quindi ho 1 2, li scriviamo proprio, guardate: 1 2 3 4 5 6. Praticamente io vado a partire sempre qui, il punto prima dell'aumento, e vado a fare 14 maglie basse e vado a terminare qui. Ora vado a fare 14 maglie basse, una in ogni punto. Guardate, ho preso male il filo.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Praticamente sono andata a terminare, vedete, questo è l'ultimo aumento, io sono andata a terminare qui, sul punto successivo all'aumento. Ora di nuovo vado a saltare sul colore che segue e vado a ripetere lo stesso identico procedimento. Quindi ora vado a saltare qui sul verde, vado ad aprirlo bene e vi faccio vedere. Quindi io ho 1, 2, 3, guardate ve lo faccio con l'uncinetto e magari si vede meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a lavorare qui dove c'è la maglia singola, qui, entro, guardate, entro, prendo il filo e faccio 14 maglie basse, una in ogni punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vedete? E ora vado a saltare sul colore successivo e vado a ripetere sempre la stessa identica sequenza. Vi faccio vedere, lo vediamo per l'ultima volta. Vado a cercare gli aumenti come ho fatto fino adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il punto prima, il punto che precede tutti gli aumenti, io vado a partire qui e vado a fare 14 maglie basse, una in ogni punto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vado a ripetere questo procedimento facendo tutto il giro intorno. Fatto tutto il giro, vado a contare 3 aumenti, 1, 2, 3 e vado a partire sulla maglia singola, qui. Vado a concludere con 7 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ora faccio una maglia bassissima qui nel primo punto lavorato e ora il lavoro è concluso. Ora vado a fare delle catenelle per appendere la presina. Ne vado a fare 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi vado a ricollegare qui sul primo punto lavorato e faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza, lascio il filo lungo perché lo andrò a nascondere all'interno del lavoro. Naturalmente, se vi serve un gancetto più lungo, invece di 10 fate più catenelle. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!